tutti e benvenuti alla seconda lezione del nostro corso di calligrafia per principianti. Nella prima lezione abbiamo visto come fare i primi movimenti base, che sono quelli fondamentali per iniziare a prendere confidenza con i pennarelli calligrafici o con i pennelli, che ci servono proprio per poter eseguire correttamente questo tipo di scrittura creativa. Condividete con noi sui social gli esercizi che avete fatto taggando Vivi con Letizia. In ogni caso, per ripassare potete riguardare la prima lezione per capire come fare i movimenti corretti e quali sono i primi esercizi da fare. Ora passiamo a vedere alcuni esercizi che ci servono per abituare la mano a fare altri tipi di movimenti. Dopo aver visto le linee dritte, oggi faremo le linee curve. Passiamo subito alla seconda lezione del corso di calligrafia moderna per principianti, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Iniziamo con delle L minuscole. Per farlo in modo corretto dobbiamo partire con una linea ascendente tracciandola in modo leggero, a cui deve seguire una linea discendente tracciata calcando sulla punta del pennarello. Ora ripetiamo al contrario, dobbiamo tracciare prima la linea discendente più marcata e poi quella ascendente leggera. Ora ripetiamo il primo esercizio in modo continuo, ripetendo una serie di L concatenati una all'altra. Facciamo una linea ascendente, poi discendente e così via. Ricordatevi sempre che è come se la vostra mano dovesse rimbalzare sul foglio, quindi si deve alzare e abbassare, senza però mai staccare la punta del pennarello o del pennello dal foglio. Faremo la stessa cosa con il secondo esercizio. La mano si dovrà alzare e abbassare. Vi accorgerete che in alcuni casi questi esercizi vi vengono meglio, cioè la differenza fra le linee ascendenti e le linee discendenti sarà più marcata. Chiaramente dovete esercitarvi di più su quelli che fate più fatica a fare. Nel quinto esercizio dobbiamo tracciare delle C iniziando con un piccolo ricciolino ascendente seguito subito da una linea curva discendente da concludere con un altro piccolo ricciolino ascendente. Il movimento dovrà essere leggerissimo per i due ricciolini e calcato per la linea curva discendente. Dovremo seguire la sequenza leggero, pesante, leggero. Nel sesto esercizio andiamo a completare questo movimento per fare delle O. Pesante, leggero, pesante, leggero. Nel settimo esercizio passiamo a fare una linea continua ondulata. Nella prima lezione abbiamo visto quella linea provenendo dalle linee verticali ascendenti e discendenti. Ora la faremo un po' inclinata verso destra. Quando vi capita di dover spostare il braccio, alzate il polso, spostate il braccio e poi riprendete la linea da dove l'avevate interrotta. A seconda di dove vi sentite più deboli o in base alle vostre esigenze, potete inventare degli esercizi anche voi, facendo ad esempio delle O al contrario, partendo prima dalla linea ascendente per poi fare quella discendente. Oppure delle C al contrario.
o ancora delle C chiuse, quindi delle E. Nella terza lezione del nostro corso di calligrafia moderna vedremo nuovi esercizi che ci permetteranno di padroneggiare ancora meglio la tecnica di scrittura per arrivare finalmente a scrivere tutte le lettere dell'alfabeto. Voi intanto continuate a esercitarvi e condividete i vostri esercizi sui social taggando Vivi con Letizia per essere ripossati. Ciao e alla prossima!